Eccoci qua. Allora, oggi c'è una cosa un po' particolare, ovvero una PlayStation 3, ma non è una normale PlayStation 3, ovvero non di quelle comuni europee. Questa è una console giapponese ed è anche una di quelle bianche e l'ho già parzialmente smontata. Questa qua arriva da Milano ed è una console che è stata in 3 o 4 posti diversi e non hanno saputo risolvere il problema. Io immagino che non abbiano neanche tentato, non abbiano neanche fatto chissà che cosa, ok? Alla scheda, perché chiaramente è una PlayStation 3, non è che ci sia molta gente che sappia metterci le mani, no? Ancora. E tanti centri di riparazione non fanno più riparazioni su queste console qua perché le reputano vecchie, inaffidabili, eccetera. E per il valore della console ti dicono: ma sì, vanne a comprare un'altra e lascia perdere questa console qua. Ma io non sono di questo avviso qua, ok? Adesso questa persona si è fidata, ha voluto mandare la console un'ultima volta, ok? Per verificare, ok? Se riusciamo a ripararla o no. La console si accende ed è questo l'importante. La console si accende. Qual è il problema di questa console però? Il problema sta nel fatto che se viene avviato un gioco, la console si spegne e va in luce gialla, fa il LED giallo, va con il codice di errore ILOD, no? Ok? Che queste console sono famose ed è per questo che ho anche accettato di provare a fare questo lavoro, perché appunto la console si accende, ok, fa qualcosa, perché sennò non avrei potuto fare nulla, nemmeno io, col discorso dell'RSX magari staccato, il processore o roba del genere, no? Ecco, queste cose qua non le posso fare io ancora, più avanti lo farò, mi prenderò il macchinario apposito per farlo e lo farò, ma non adesso. Adesso non posso. Allora, già il pulsante di accensione è piegato in una forma diversa dal normale. Dov'è l'altra pinzetta? Eccola qua. Gli ridiamo la forma. Intanto questa non è una cosa come si dice, di estrema importanza. Adesso è solo una cosa mia, ho visto che era messo male e lo rimettiamo bene. Però io appunto sono curioso di vedere che cosa è successo alla scheda, cosa gli hanno fatto alla scheda. Io spero non gli abbiano fatto reflow, reballing, quella roba lì, perché a quel punto sì, beh, se l'hanno fatto è meglio, ok? Perché comunque almeno non devo farlo io. Almeno non devo farlo io. Io quello che vorrei fare è vedere se ci sono i condensatori ancora originali, vedere i codici di errore e vedere se hanno fatto combinato qualcosa sui processori del tipo dell'ID o del tipo appunto reballing, queste cose qua. Quindi speriamo di trovare note positive e suggerimenti positivi che ci diranno: sì, sono io il problema, sì, sono loro il problema. Ok, questi qua non sono mai stati cambiati, sono quelli originali e diciamo il 90% sono loro che fanno problemi su questa console qua, perché si accende la console all'inizio, addirittura quando è arrivata l'ho messa nella postazione, ho attaccato alla corrente, ho provato ad accenderla e non si è accesa. E questo è il punto, mi ha fatto subito il LED giallo appena l'ho tirato fuori dalla scatola. Dopo un paio di tentativi è partita e questo mi indica proprio un problema ai token, ok? Che conosciamo molto bene. Adesso la scheda
è bene fare come al solito. Ok, adesso ci avrà sicuramente la pasta termica o cosa simile nuova o roba simile, però viene via tutto qui. Vediamo allora se riusciamo ad estrarre tutto. E ce ne sono tanti modelli, ogni modello ha il suo metodo, c'ha il suo chiamiamolo meccanismo che rimuove. Ah, ok, quindi un processore è ancora attaccato, l'altro no. Io vedo il dissipatore, cioè il dissipatore del processore che è staccato, ma non questo qua. Quindi questo qua è ancora attaccato al processore. Ma come al solito dobbiamo fare delicatamente, ragazzi. Allora prendiamo le nostre cose qui, ce le infiliamo sotto e facciamo in modo che il processore si stacchi da solo, ok, dal dissipatore. Non dobbiamo forzare nulla, deve fare da solo. Quando si sarà staccata la scheda tornerò e vediamo. Ecco, ora la scheda si è staccata. Qua sembra ancora tutto originale, quindi non è stato fatto del lead, no, perché questo se no si staccherebbe. Non sono stati cambiati i condensatori, non sono stati fatti reflow o reballing. Io direi che qua hanno solo chiesto soldi per niente, perché mi hanno detto che questa persona qua ha dovuto pagare svariati centri di riparazione, ma e non gli hanno mai risolto il problema. E io direi può essere anche di no, perché gli cambi la pasta termica e pensi che si risolva. No, non sei un buon centro di riparazioni, te non fai riparazioni a livello di scheda a quel punto. Bisogna sempre assicurarsi anche che questi centri di riparazione facciano riparazioni specifiche sulla scheda, microsaldature, roba del genere, se volete, perché se no tanto vale, lo portate in un centro di riparazioni per computer, o ti dicono no, non facciamo queste cose, oppure ti dicono sì, vabbè, dai, proviamo. Magari aprono la console, smontano un po', vedono, riassemblano, gli cambiano giusto la pasta termica, dicono oh, vabbè, no, non ci riusciamo, vabbè, pazienza, dammi 80 euro o 100 euro, capito? E tu paghi, però il problema non si risolve. Ecco perché sono stato ottimista su questa console qua. Allora, cosa facciamo adesso? Adesso andiamo a chiedere alla console esattamente quali sono i suoi errori, ok? Che ho già capito che secondo me sono i token il problema. E poi andiamo a fare la normale manutenzione, ovvero the lead, perché ho visto io, la console è modificata, quindi c'ha il software, c'ha il custom firmware, ok? E c'ha Webman, ok? Che mostra le temperature chiaramente dei processori. E l'RSX sta intorno ai 40-50 gradi, mentre il processore, la CPU, il Cell, ok, Cell BE, sta oltre i 70 gradi, 75-80 gradi, appena accesa, e che non va bene. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è la pasta termica al di sotto del processore, ok, al di sotto di questa piastra qua, che è secca, troppo secca, e chiaramente questo crea problemi, ok? Quindi piano d'attacco, piano d'azione, qual è? Andiamo a vedere i codici di errore. Sicuramente vedremo che c'è un discorso qua dei token, quindi andremo a cambiare i token, andremo a fare il delete, mettiamo su la pasta termica nuova, la rifacciamo nuova tutta quanta, e questa secondo me andrà avanti per i prossimi 10 anni,
così, sono generoso. Non mi fido comunque molto delle PS3 e dello stagno che hanno usato sulle PS3, ma questa è una versione cos'è? CE-CHL o roba del genere? Fatemi vedere. Sì, CE-CHL, quindi non è una di quelle retrocompatibili, è una di quelle un po' più moderne. E in teoria il CE-CHL ha l'RSX da 65 nanometri, che quindi scalda meno e ha meno problemi, e quindi anche la composizione degli stagni eccetera che hanno utilizzato è migliore rispetto a quelle della prima generazione, ok? Quelle retrocompatibili eccetera, che hanno utilizzato una miscela pessima, ok? E quindi causava sempre un sacco di problemi. E, tra l'altro c'è anche della polvere, ancora, no, guardate lì, c'è ancora della polvere attaccata su, quindi questa non è neanche mai stata aperta secondo me. Cioè non è mai stata pulita approfonditamente. Hanno solo verificato un attimino, cambiato la pasta termica, basta, niente di più, niente di meno. Ok. Controlliamo. Allora, questo è un SV. Ok? Cioè, lo vedete? Quando ci sono questi qua, SV, questo è il Syscon, ok? SV dobbiamo andare a interagire con il programmino in modalità chiaramente con la funzione SV, che allora possiamo comunicare correttamente con questo chip qua. Se no, perché ci sono due versioni, c'è la versione cos'è? CR o SV, e SV è quella che ci serve in questo caso. Ok, allora se non erro i punti per il Syscon dovrebbero essere più o meno in questa zona qui, perché chiaramente riflette da quest'altra parte qui, sono dietro qua. Adesso ci sono chiaramente informazioni su internet, potete andarvele a recuperare tranquillamente. Andate a cercare Syscon Points o roba del genere e vi compare la pagina, non la pagina, il sito web, adesso ve lo dico subito, PS3 Wiki o roba del genere, e lì vi danno anche le immagini. Allora, Syscon Points, ok, Syscon Hardware PS3 Developer Wiki, ok, e in fondo, ok, non proprio in fondo, a metà, ci sono le immagini che vi mostrano a seconda del modello di scheda. Io qui ho una VER001, ok, quindi io andrò a vedere l'immagine VER001 e i punti di TX ed RX per il Syscon sono esattamente questi qua, TX ed RX. È scritto giusto? Sì. Questo sotto è TX e questo sopra è RX, che quindi quando voi andrete a prendere il vostro UART qui, ok, questo qui, chiaramente TX va con RX ed RX va con TX, cioè quindi al contrario, va bene? Li dovrete collegare sempre che le immagini le abbiano scritte correttamente, cioè abbiano identificato giusti i punti, perché alcune immagini, per esempio, io ho dovuto cambiare i due fili, ma chiaramente li cambio da qua, li sfilo e li incrocio dall'altro lato, e perché alcuni sono stati scritti male, non corrispondono esattamente, quindi non si riesce mai a comunicare con il Syscon. Quindi ci servono i 3 punti. Allora andiamo a prenderli qua. Allora, aggiungiamo un po' di stagno qui, aggiungiamo un po' di stagno qui e aggiungiamo la massa. Massa prendiamola pure da qua. Ok. Quindi massa, ok, poi allora in teoria questo è TX per me, chiaramente, quindi TX lo vado a collegare ad RX che sta qua sopra ed RX lo vado a collegare a TX che sta qua sotto. Molto bene. Fate attenzione a eventuali componenti, eventuali via che non deve toccare da nessun'altra parte. Ok, fatto questo,
ci serve l'alimentatore, ok? Dobbiamo collegare i 5 volt dell'alimentatore, come la scheda di solito è posizionata così, in questa maniera qui, quindi noi abbiamo UART qui, eventualmente se volete potete anche fare così, lo mettete qua sopra, la rimettete un momento nel suo alloggiamento, ecco, poi non dovete fare altro, non serve placca, non serve niente. Questa qua è una versione di quelle che ha il coso in plastica, quindi è ottima. La rimettete un attimino con l'alimentatore, non serve collegare il connettore di 12 volt, è sufficiente questo qui, deve esserci solo i 5 volt, ok? Poi colleghiamo la corrente, accendiamo, vedrete che si accende la luce qui, ok? E chiaramente anche questa qui. Bene, adesso con il cavetto andiamo a collegare UART al nostro computer. Molto bene, e adesso andiamo a prendere il programmino, eccolo qui. Adesso andiamo a eccolo qua, l'opzione CXR. Allora selezioniamo l'opzione SV, non vi ho mostrato la finestrella ma va bene così. Io ce l'ho collegato sulla porta COM4, ok? Adesso non facciamo altro che bombardare, ok? Facciamo autenticazione finché il Syscon non si collega, autorizza la lettura. Ogni tanto verrà fuori program error, quelle cose lì, riavviate o cose del genere. Se non riuscite in breve tempo, ok, è possibile che i punti, appunto, come vi stavo dicendo prima, siano invertiti, e secondo me sono invertiti. Quindi io cosa faccio? Spengo la console, stacco il cavetto UART, ok, inverto i fili qui, ok, riaccendo la console, ricollego UART e riavvio il programma, ok? È un po' così, ma non possiamo fare diversamente. SV, start, autenticazione. Eccola qua, vedete? Erano invertiti. Ok, andiamo a prenderci i codici di errore e vediamo che cosa succede. Quali sono gli errori che c'erano dentro su questa console qua. Torno quando ha finito, perché ci mette 2 o 3 minutini. Ecco qua i codici di errore. Cosa abbiamo? 2124, che è un codice del Southbridge, ok? Ma noi vediamo qui 1200, questi due sono normalmente accoppiati insieme perché chiaramente il Southbridge non riesce a comunicare con il processore, appunto perché il processore muore per mancanza di corrente, e allora salta fuori anche questo errore qui, come anche 2022. 2022 è il codice relativo all'HDMI che muore in assenza di segnale, per assenza di segnale appunto che arriva dal processore, dall'RSX, ok? Se non sbaglio 1200 è appunto sono i token dell'RSX. Sarebbe stata una cavolata per chiunque riuscire a sistemare questa console qua senza far spendere inutilmente, vabbè. E 1001, se non ricordo male, dovrebbe essere il codice per appunto i token del processore primario, del cell. Ma andiamo a confermare, ok, questa cosa qua. Allora andiamo su internet e andiamo a scrivere Syscon error codes, ok, e di nuovo PS3 developer wiki ci dà le informazioni, eccola qua, 1001 power cell, eccola qua, 1200 power RSX, fantastico. Quindi 1200
è un problema dell'RSX. Chiaramente, se noi abbiamo problemi con l'RSX, ok, e con l'energia che appunto arriva a mancare all'RSX, sicuramente ci sono problemi anche a breve con i condensatori del cell, ok? Quindi andremo a cambiare questo, faremo il delete e vedrete che tornerà tutto a posto come nuova di fabbrica e anche meglio. Ok ragazzi, quindi andiamo e facciamo felice una persona come si deve. Ci vediamo quando ho tutto pronto e finito, perché tanto comunque avete, immagino, se non l'avete già visto, ci sono video vecchi dove ho mostrato appunto questo procedimento, quindi qua non c'è nulla di nuovo da imparare. Stoppo e torno quando ho completato tutto e sono pronto per fare il test. Allora, come di consueto, mi piace guardare i condensatori, ok, come sono messi. Come sono messi? Male, e si vede, si nota. Vedete come sono bruciati all'interno? Che hanno l'alone. Questi qui sono condensatori che stanno ancora bene, ok? Ma chiaramente questi sono quelli del cell e questi sono quelli dell'RSX, ok? Avevo già cominciato qua con lo stagno a bassa fusione. Però, vedete perché i condensatori non riescono più a ottenere il loro funzionamento? Perché il calore che arriva dall'RSX e il calore che loro stessi producono, perché passa corrente qui dentro, passa molta corrente, molti ampere passano durante il funzionamento, fa sì che si deteriorano, ok? E questo si nota, va bene? Anche qua è molto meno, ok? Sono ancora in buono stato, infatti non mi dava nessun errore, nessun problema per quelli del cell, ma li vado a cambiare lo stesso perché sono comunque datati, ok? Condensatore datato comunque non va bene, ok? Deve essere sostituito. Ma qua si nota benissimo. Buono? Non buono. Guardate qua come è bruciato. Come sono bruciati qua. Cioè, ne ho visti anche di peggio, che erano quasi del tutto marroni o sbruciacchiati. E niente, non si può fare niente. È elettronica, l'elettronica anche essa si consuma, si deteriora e con il passare del tempo ha bisogno di normale manutenzione. Cambio dei condensatori, cambio di componenti, non ci si può fare nulla. Va bene, torno al mio lavoro. Ed eccola qua, signore e signori. Allora, è accesa, funziona. Ho fatto il delete, ho fatto il cambio dei condensatori e allora, adesso sto installando Red Dead Redemption, farò partire il gioco. Le temperature, adesso ho notato, da appena accesa, siamo intorno ai 60 gradi per la CPU, non più 75-80 gradi, quindi c'è una bella differenza termica. Adesso nei prossimi giorni, settimane, la temperatura, la pasta termica si appiattirà meglio e quindi farà ancora una migliore conduzione termica. Il gioco parte benissimo, la console tiene benissimo. Allora, andiamo sul menu iniziale, così vi faccio vedere. Allora, qua in alto dovrebbe comparire, eccola qua, CPU 62, RSX 56. Gli ho impostato anche una curva migliore al posto che 50% fissa, perché questa qua è arrivato con la ventola al 50% fissa, che secondo me non serve a niente, ok? E niente, non usciamo dal gioco. Aspettate, perché adesso questa è giapponese, quindi i comandi sono invertiti fra X e cerchio. Quindi ecco, però la console va benissimo, almeno è riuscita ad avviare un gioco, e se riesce a passare benissimo tutto il video di presentazione eccetera e a farmi giocare una mezz'oretta, perfetto, nulla di meglio. Beh, eccoci alla fine di questo video. La console è stata sistemata completamente. Ottimo, sono contento di aver aiutato a far rivivere la console, sono contento di essere riuscito a
a dimostrare che servono gli specialisti se volete le console sistemate, e non in qualsiasi centro che vi domanda soldi senza fare nulla. Mosca, per favore, sto facendo un video, Mosca. Non disturbare, Mosca. Allora, comunque, niente, adesso farò un bel test prolungato. Qui dietro c'è una bella aria tiepida, perfetta. La dissipazione è ottima. E lasciate stare lo scotch, è una cosa che ha fatto la persona, il proprietario. Vuole preservare in modo che sia a posto. Io non ne vedo il motivo, cioè almeno fare una cosa meglio sì, si può. Comunque, e sì, è stata mandata così, senza la copertura, non c'è neanche lo sportellino per l'hard disk. Vabbè, non è un problema mio. Comunque, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, solite cose. Se volete abbonarvi, abbonatevi. Se volete mandare qualcosa di riparazione, potete farlo. Io sono qui a disposizione di tutto e di tutti. Va bene? Ciao, ci vediamo nel prossimo video.